Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di gennaio, scusate. Abbiamo la carta della luna, amici dell'Ariete. Quando c'è la luna si parla sempre di qualche cosa che fa riferimento al passato, può essere un periodo magari nostalgico, può essere anche qualche cosa che ha a che vedere con le proiezioni, perché ricordiamoci che la luna è un satellite e viene illuminato a metà, quindi si vede solo metà di questa realtà. Andiamo a vedere con i tarocchi di cosa si tratta nello specifico. Io come sempre vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, sono generali, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Se non sapete come unire il significato di questi oroscopi, sotto nella descrizione del video trovate un link ad un altro video che spiega proprio come unire il messaggio di più oroscopi. E trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Per riuscire ad aprire la descrizione, visto che mi rendo conto che YouTube ha cambiato delle impostazioni da telefono è un po' più complicato, vicino al numero di visualizzazioni c'è scritto altro. Voi aprite quell'altro e si apre una tendina, perlomeno nel mio canale si apre una descrizione. Alla fine di quella descrizione c'è di nuovo scritto altro. Voi ricliccate lì sotto e si apre tutta la tendina della descrizione. Lì trovate di tutto e di più. Io ogni volta che ho un aggiornamento lo inserisco lì sotto ed è presente sempre sotto tutti i video. Allora, abbiamo la carta del mondo, la carta del re di coppe, il matto, un 8 di bastoni al contrario, un re di bastoni, un 5 di spade e la regina di coppe, ragazzi. Innanzitutto vorrei farvi notare che abbiamo re e regina di coppe, quindi per qualcuno si tratta magari anche di una relazione con un certo tipo di profondità emotiva, può essere anche una relazione duratura, di vecchia data, visto che comunque abbiamo la luna. Ma cominciamo dall'inizio. Abbiamo la carta del mondo. È stato effettuato un cambiamento, un viaggio, un trasloco, uno spostamento. Può anche essere una nascita per qualcuno, perché il mondo molte volte fa riferimento a dei bambini. E vi dirò che se così fosse, ecco, con questo re di coppe c'è una persona che ha raggiunto la maturità emotiva. Il re di coppe può anche fare riferimento alla vostra persona di interesse. Sento come se ci fosse un nuovo inizio per certi versi. Perché abbiamo anche la carta del matto, sono le nuove avventure, è l'entusiasmo. Il mondo e il matto sono due carte che ricordano tantissimo il bambino interiore e la regina di coppe con il re di coppe, ragazzi, sono diciamo gli archetipi del padre e della madre, quindi ho come questa sensazione ehm, che la direzione, nel caso vogliate un figlio, potrebbe essere quella. Diversamente, ragazzi, qui si parla o di viaggiare con qualcuno o di iniziare un nuovo tipo di relazione con una persona che, ripeto, potrebbe essere eh, questo re di coppe. Fa riferimento anche a un padre, quindi ognuno di voi lo applichi poi alla propria realtà. Sta di fatto che con questo 8 di bastoni al contrario manca un certo tipo di comunicazione, un certo tipo di potere personale. Il 5 di spade parla molte volte di quelle che sono le lotte della mente, le lotte un po' sterili in realtà della mente. E terminiamo poi con questa regina di coppe che potrebbe essere, sì, una persona che vi viene in aiuto o il vostro modo di diventare madri di voi stessi. E anche qui il re potrebbe essere il vostro modo di diventare padri di voi stessi. Con questo re di bastoni al contrario, allora o ci sono due persone coinvolte, tre, volendo, con questa regina di coppe, però questa sento che è più una vostra attitudine, insomma. Potrebbero essere due persone diverse, potrebbero anche essere due facce, diciamo così, della stessa medaglia, ok? Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Allora, andiamo a vedere il mondo. Abbiamo il carro e la ruota della fortuna. Sì, sì, qui c'è stato uno spostamento, un trasferimento, un viaggio,
qualche tipo di cambio. Mondo e ruota della fortuna sono cambi a 360 gradi in modo molto positivo. Se non avete già effettuato questo cambio, vi dico che sta per arrivare, ma sono, ragazzi, tre arcani maggiori. Il carro è il prendere una decisione, il dare una direzione alla relazione. E la ruota della fortuna parla anche di aiuti di tipo divino che arrivano. Andiamo a vedere il re di coppe. Abbiamo un 8 di coppe e un 8 di pentacoli, 2 8. Allora, io credo che qui questa persona potrebbe essere una persona che viaggia per lavoro, la persona che fa riferimento a questo re di coppe. Quindi andare a vedere anche il matto. Abbiamo nuovamente il re di coppe e un asso di spade. Di nuovo un asso e un matto. Inizi. Si va verso la maturità emotiva, si va verso questo re di coppe, ragazzi. Cioè, lo sento molto presente nella vostra vita, vi devo dire. Andiamo a vedere l'otto di bastoni al contrario. Allora, abbiamo un 5 di pentacoli e un fante di spade al contrario. Ok. Allora, quello che così ho un po' la sensazione che le carte vi vogliano dire è di non rimanere fermi lì in attesa che le cose semplicemente succedano, ma con questo matto vi consigliano anche un po' di prendere l'iniziativa, di fare qualche cosa, insomma, avere il 5 di pentacoli sempre una carta un po' statica, un po' di una persona che pensa di non aver scelta o di non riuscire ad uscire da una certa situazione, ma il punto è che non c'è una comunicazione, non c'è una verbalizzazione, secondo me, di quello che sono i vostri bisogni, magari. E anche qui abbiamo l'asso di spade che parla di verità, parla di comunicazione, parla di confronti. E qui vediamo tra l'otto di bastoni al contrario e il 5 di spade, vedo che la comunicazione è difficile. Andiamo a vedere questo re di bastoni al contrario. Allora abbiamo un altro asso, questa volta è un asso di bastoni. Abbiamo un cavaliere di coppe e un 5 di spade nuovamente. Dunque ragazzi, decisamente manca una comunicazione fluida, può essere che non ci sia una comunicazione costante, può essere che non ci sia una comunicazione costruttiva e che semplicemente ho come la sensazione che questa persona potrebbe essere, diciamo, presente da un punto di vista magari, come vi posso dire, fisico, quando c'è, è fisicamente presente, però qui ripeto, vedendo che è anche fisicamente assente, perché potrebbe essere che per lavoro si sposta, che comunque c'è qualche questione legata alla distanza qui, ecco che questo crei qualche tipo di complicazione nel momento in cui si voglia andare al passo successivo nella relazione. Potrebbero esserci delle discussioni in merito a questa situazione. Se non avete nessuno, beh, potreste essere voi. Qui il viaggio lo sento tantissimo, quindi se state affrontando un viaggio, se per caso per lavoro vi dovete spostare, può essere che conosciate questa persona, questo re di coppe. E per molti sento che lo conoscete già da un po'. Andiamo a vedere questo 5 di spade a cosa fa riferimento. Abbiamo un 4 di spade. E un 4 di bastoni, ragazzi. È come se si discutesse su quando prendersi i momenti di coppia, su quando vivere la coppia fondamentalmente, perché il 4 di bastoni in realtà è una carta di forte stabilità, è anche una carta di contratti, è una carta di convivenza, è una carta di unione, di relazioni stabili. Ma con questo 4 di spade c'è qualche cosa che è come se sembrasse stabile, qui dicevo le lotte della mente, no? In un certo senso sembra stabile, però avendo questo 4 di spade probabilmente non è così soddisfacente come la mente vuol farvi credere. Ma ripeto, è che manca qualche tipo di comunicazione, perché avendo questa carta c'è una... è come il sentirsi una vittima, no? Sentirsi incastrati in una situazione dalla quale non si può uscire.
Anche semplicemente il poter affrontare un certo tipo di discorso con qualcuno magari può essere complicato e di conseguenza si creano questi attriti. Andiamo a vedere la regina di coppe. Abbiamo un 7 di bastoni e nuovamente la carta del matto. Qui vi invitano un po' a far valere le vostre ragioni, E con la carta del matto vi dirò, vi invitano anche un po' a non aver paura, ad aver fiducia nella vita, a buttarvi anche un pochettino. Però un avvertimento può anche essere quello di non essere troppo impulsivi. Buttarsi per istinto sì, ma occhio a quando la sensazione arriva, diciamo, come una canalizzazione, quindi una sensazione, o quando pure è una reazione impulsiva, magari dettata dalla paura. Cioè, ho paura che la persona ipotesi scusate, mi lasci, di conseguenza faccio un'azione pazza da matto, impulsiva per evitare questa cosa perché io ho paura. Quindi in quel caso lì il movimento, l'azione è dettato dalla paura. Faccio qualcosa perché ho paura. Andiamo a vedere qualche messaggio in più da parte degli oracoli. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che condividono, che commentano. Io non ho più tanto tempo di rispondere ai commenti, ma li leggo sempre tutti. Poi magari pubblicherò qualche video per rispondere ai commenti. E se volete continuare a supportare il canale potete comunque sempre iscrivervi, mettere like. Ogni tipo di supporto per me è molto importante e quindi ringrazio coloro che lo stanno già facendo o che lo faranno. Ok. Ok, abbiamo allora questa carta, guardate, la sento molto collegata con questo fante di spade al contrario, perché qui si parla di controllo, c'è qualche cosa che ha a che fare con il controllo, con lo stalking, con il gaslighting, c'è una percezione offuscata, la luna. In realtà non sento che sia una cosa che viene proprio, diciamo così, da qualcun altro, ma può essere più il vostro modo di percepire la realtà, che crea questa confusione mentale, questa situazione di stasi, di staticità. E poi, ok, questa carta vi invita invece a trascendere gli ostacoli, a imparare dagli ostacoli, diciamo così. Parla di espansione, di una nuova fase, di prepararvi all'unione. Mm? Vi dico, qui c'è qualcosa di nuovo che inizia, credo che non inizi come voi vorreste, però le carte vi dicono, ok, molla un po' questa sensazione di doverti difendere, perché comunque sei in una posizione di vantaggio, semplicemente a un certo punto bisogna anche imparare a lasciarsi fluire, a lasciare andare il divino femminile che è in noi. Belle carte, ancora un oracolo, vediamo l'ultimo consiglio. Vediamo cosa vi dicono. Tutto ciò che brilla, guardate, la sento proprio a fagiolo con la carta della luna, no? Perché sono proiezioni. È un po' come quando si dice il proverbio che dice non è tutto oro quello che luccica. È un po' lo stesso senso, no? Quindi fate attenzione a quelle che sono le proiezioni, alle cose che la mente. Il 5 di spade è una di quelle carte che io sento molto legata al diavolo, perché parla di ego. Quando c'è un 5 di spade, e io dico sempre che sono le lotte della mente, perché la mente è l'ego, o meglio, l'ego è nella mente. Nel senso è un po' la stessa cosa, si resta un po' incastrati in quelle che sono le illusioni del mondo materiale, diciamo così. E in effetti qui abbiamo proprio questa carta, tutto ciò che brilla, quindi occhio a quelle che sono le proiezioni e le illusioni del mondo materiale. E poi abbiamo un bivio e qui lo vediamo anche con la carta del carro,
c'è una sorta di decisione che andrete a prendere, o per molti che è già stata presa. Questo sì, lo sento. Però anche qui è come se alla fine del periodo, sì, è ora di buttarsi, è ora di lasciarsi andare, è ora di lasciarsi fluire. Tenete sempre presente che siete in una posizione di vantaggio, ok? Bisogna solo forse un attimino cambiare la vostra percezione delle cose, cercare di controllare un po' di più che controllare i movimenti dell'altro, concentratevi sul controllare i movimenti tra voi due. Non solo quello che fa l'altro nei vostri confronti, ma come si svolgono le dinamiche tra voi due. Quando ci sono le dinamiche, io le chiamo di acchiapparella, cioè di corri, rincorri e fuggi, diciamo così. In che situazione, ipotesi, voi scappate, quindi tendete a ritirarvi, oppure in che situazioni o davanti a che questioni l'altra persona tende a ritirarsi? E la stessa domanda ve le fate per quando voi tendete a avvicinarvi all'altra persona o quando l'altra persona si avvicina a voi, no? Questo così per darvi qualche spunto di riflessione in più. Ragazzi, questo è quello che avevo per voi. Io spero che la lettura sia stata di ispirazione. Come sempre vi mando un grosso abbraccio, grazie del vostro supporto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!